Poa annua oppure Fienarola dei prati è una delle infestanti più comuni e più difficili da debellare, ma ha un punto debole. Scopriamolo insieme in questo nuovo video. Di colore verde brillante andrà a formare delle antiestetiche chiazze differenti sia per tonalità che per tessitura. Ha infatti una foglia molto larga, come possiamo vedere, quindi risulterà particolarmente evidente ed invasiva anche nei prati di colore più chiaro. Ha un comportamento cespitoso, ma se calpestata tende ad appiattirsi e comunque a sopravvivere, rendendola immune praticamente dai tagli molto bassi. Riusciremo solo a rasare le foglie in superficie, ma lei continuerà comunque a vivere strisciando sul suolo. Non ci aiuterà nemmeno mantenere un'altezza di taglio molto bassa, poiché come vediamo, nonostante il taglio basso, lei continuerà comunque a vegetare a livello del suolo, riuscendo comunque a produrre le infiorescenze dalle quali poi nasceranno nuovi semi che continueranno l'infestazione. Il suo ciclo riproduttivo è annuale, quindi la troveremo spesso in fiore anche durante le stagioni più fredde, soprattutto durante inverni miti come questo appena passato. Infatti siamo a metà febbraio ed è in piena fioritura. Vedete che sono presenti tutti questi piccoli semetti pronti a depositarsi sul terreno e a generare nuove piantine. È una velocista per eccellenza, riesce a germinare, insediarsi e generare una nuova infiorescenza in brevissimo tempo. Tra l'altro i suoi piccolissimi semi possono essere trasportati dal vento anche a grande distanza, per questo ce la ritroviamo molte volte in mezzo al prato senza sapere da dove sia venuta. Come vediamo in questo caso me la sono ritrovata anche all'interno del vaso di un oleandro ed io sicuramente non ce l'ho piantata. Questo poiché, grazie appunto alle ventate, i suoi semi possono essere sparsi praticamente ovunque e questo vaso era anche rialzato rispetto al livello del suolo. Questo ci dà un'idea di quanto invasiva e invadente possa essere questa erbaccia. Questa sua grande velocità è anche il suo punto debole, poiché concentrando tutte le energie sulla crescita e sulla riproduzione, non perde tempo a sviluppare un apparato radicale più profondo e robusto. Pertanto, se la afferriamo in prossimità del colletto a livello del terreno, mi raccomando non la tirate dalle foglie che si strapperebbero, riusciamo semplicemente con uno strattone ad estirparla e questa è la prima contromisura che possiamo adottare non appena notiamo la presenza di quest'erba all'interno del nostro giardino. Sebbene sarà molto semplice estirpare una singola piantina, non sarà altrettanto facile debellare un'infestazione a livello più avanzato, ovvero quando notiamo già le classiche chiazze di colore e tessitura differenti all'interno del prato. In questo caso, con tutta probabilità, all'interno del terreno saranno già presenti numerosi semi che nel giro di poco tempo andranno a generare nuove piantine. Pertanto in questo caso dovremo adottare contromisure più incisive. Per prima cosa scordiamoci i diserbi selettivi, poiché essendo una graminacea, quindi della stessa famiglia delle altre cultivar che normalmente seminiamo nel prato, non esiste un diserbante specifico per questa pianta. O andiamo a diserbare l'intera zona colpita oppure niente, non esiste una via di mezzo. Tra l'altro il diserbo risolve parzialmente il problema, poiché è vero che fa seccare tutte le piante in quell'area, però non ci evita il passaggio della rimozione dell'erba. Andremo a rimuovere erba secca invece che fresca, però dovremo comunque procedere prima o poi all'estirpazione meccanica o manuale di questa zona di prato. Il diserbo sarà invece molto utile nel prevenire nuove infestazioni, ovvero se ci facciamo un giro nei dintorni del nostro prato, nei viali di casa, nelle zone che solitamente non curiamo, troveremo sicuramente in quei punti le piante madri che hanno generato l'infestazione, portando tramite il vento i loro piccoli semi all'interno del nostro prato. Lì sì che possiamo agire con un metodo risolutivo.
Una volta rimosse le infestanti, a prescindere dal metodo utilizzato, sia stato manualmente oppure chimicamente con il diserbo oppure ancora meccanicamente con uno scarificatore, avremo comunque creato un buco che dovremo andare a riseminare, e qui si pone un altro problema, ovvero quale cultivar utilizzare per questa trasemina. Ricordiamoci sempre che le infestanti amano colonizzare gli spazi aperti e noi in questo caso abbiamo a che fare con una delle infestanti più rapide in circolazione. Quindi contro un velocista non possiamo schierare un maratoneta, perderemmo in partenza, esponendo il prato al ritorno di una nuova infestazione. Dovremo quindi scegliere una varietà quanto più rapida possibile, sia nel germinare che nel chiudere tutti gli spazi, scongiurando il ritorno delle infestanti. Il loietto tra tutte le varietà è quello con la velocità di germinazione e di insediamento più elevata. Andremo quindi a schierare un velocista contro una delle infestanti più rapide in circolazione, giocandocela praticamente alla pari. Possiamo quindi scegliere il Self Repair, che è appunto un mix a base di loietti a rapidissima germinazione e di insediamento, oppure un mix che ne contenga appunto una percentuale rilevante come l'Extreme Blue, che ne contiene appunto il 20% più un 10% di POA, altra varietà tra le più rapide in circolazione sia per germinazione che per insediamento. Nelle successive trasemine andremo poi ad integrare solamente il mix più adatto alle nostre esigenze, ma in un primo momento il nostro obiettivo principale dovrà essere quello di scongiurare il ritorno delle infestanti. A tal proposito vi ricordo che la gamma Padana Sementi che vedete alle mie spalle offre molteplici soluzioni con cultivar differenti, quindi con caratteristiche e prestazioni differenti, ma con tessiture fogliari e colori del tutto compatibili, e questo eviterà in futuro di ritrovarci antiestetici mix cromatici all'interno del nostro prato. Bene, anche per questo video è tutto. Come sempre vi invito a lasciargli un like e ad iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul mondo del giardinaggio. Grazie per aver guardato, al prossimo video.